Salve a tutti e ben ritrovati al settimo episodio di Basi per le ricette, trucchi e segreti. In questo episodio parleremo di una base classica della pasticceria, anche se ne esiste una versione salata a dire la verità. La pasta frolla, infatti, anche se è una base, è già un dolce di per sé se pensiamo ai biscotti. In questo episodio, oltre ad imparare a creare questa pasta frolla, impareremo nel dettaglio gli usi più comuni di questa base. Buona visione! La prima cosa che facciamo è setacciare la farina in una ciotola. Questo impasto è diverso dagli altri in quanto ha una base prevalentemente di burro e pochissimi liquidi, motivo per cui il burro ammorbidito va amalgamato con cura alla farina. Armiamoci di un po' di pazienza e impastiamo sgretolando con le punte delle dita il burro nella farina, incorporandolo il meglio possibile. Aggiungiamo adesso 2 uova intere, 2 tuorli, un pizzico di sale, lo zucchero e diamo una mescolatina a questi ingredienti con il cucchiaio di legno, giusto il tempo di rompere le uova, poi ricominciamo ad impastare con le mani. Una volta compattato l'impasto, per lavorarlo meglio riversiamolo sulla spianatoia, continuiamo a lavorare energicamente, il calore delle nostre mani scalderà il burro e ben presto otterremo un impasto liscio e compatto. Non ci resta che avvolgerlo nella pellicola alimentare e lasciarlo riposare per almeno 30 minuti. Passiamo adesso alle applicazioni pratiche di questa base. Il primo esempio che faremo sarà la realizzazione di una crostata alla frutta. Un sistema per spianare bene questo tipo di impasto è di farlo attraverso 2 fogli di carta forno, uno sotto e uno sopra. Con questo sistema potremo creare delle sfoglie di qualsiasi misura o dimensione che vogliamo, senza il rischio che si attacchi sul piano di lavoro, di conseguenza senza il rischio di romperla quando la spostiamo, ad esempio per metterla sulla teglia. Se inforniamo la pasta frolla senza mettere alcuni ingredienti, è consigliato mettere sopra un foglio di carta forno con del riso o dei legumi secchi per evitare che si gonfi e che si deformi. Inforniamola così per 15 minuti a 180 gradi. Poi togliamo la carta forno con il riso e continuiamo la cottura per altri 10 minuti a 170 gradi. Nel frattempo sbucciamo e tagliamo a pezzetti la frutta che abbiamo deciso di mettere sulla torta. Personalmente amo mettere qualche cucchiaio di zucchero a velo e anche se la frutta tende a diventare un po' scura evito di mettere il limone, poiché a mio avviso copre troppo il sapore naturale della frutta. Per farcire la torta alla frutta ho utilizzato la crema pasticcera classica, una mia stessa ricetta di cui vi lascio il link qui sotto in descrizione. A questo punto terminare la torta è molto semplice, ci basterà infatti decorarla come meglio ci pare con la frutta che abbiamo tagliato in precedenza ed infine ricoprirla con della gelatina che abbiamo creato, facendo sciogliere 3 fogli di colla di pesce con qualche cucchiaio di acqua. E questo è il risultato. Nel secondo esempio la pasta frolla fa proprio da regina, infatti vedremo diversi tipi di biscotti che vanno dal classico al biscotto ripieno a quello rustico creato con la trafila. Inoltre vedremo anche come è possibile trasformare la pasta frolla in pasta frolla al cioccolato e fare dei biscotti bicolore davvero belli. Dopo aver realizzato dei semplicissimi biscotti con lo stampo, vediamo come si prepara la pasta frolla al cioccolato. Ci basterà setacciargli sopra un paio di cucchiai di cacao amaro. Impastiamo con pazienza per fare incorporare il cacao alla pasta frolla. Se necessario spennelliamo di tanto in tanto con dell'albume d'uovo per reidratare la pasta, asciugata probabilmente dalla polvere di cacao. Date ai vostri biscotti la forma che volete, è una cosa soggettiva che dipende dalla vostra creatività. Vi lascio alle immagini di come ho creato i miei biscotti. Per il terzo ed ultimo episodio ho deciso di preparare una crostatina con la crema alle nocciole. Il procedimento è abbastanza semplice, ci basterà spianare la pasta frolla, ritagliare la forma della nostra teglia e creare i bordi con altra pasta frolla. Una volta farcita con la crema al cioccolato, adagiare su di essa le classiche striscette di pasta che formano dei rombi. E questo è il risultato. Per questo settimo episodio era davvero tutto, spero che questa base vi possa tornare utile per le vostre creazioni. Chef Nunzio vi saluta e vi rimanda a domenica prossima con l'8º episodio, in cui impareremo a realizzare 3 salse classiche come il ketchup, la maionese e la salsa barbecue, fatti in casa in modo sano e naturale. Ciao belli!